Most people assume that science and spirituality don't play well together, but it's not true. Einstein said that the most beautiful and profound emotion we can experience is the sensation of the mystical. He said it's the source of all true science. Today I want to tell you about research with the classic psychedelic psilocybin that's showing that under supported conditions, psilocybin can occasion mystical type experiences associated with enduring positive changes in attitudes, mood, and behavior. The results are fascinating in their own right, have implications for medical therapeutics and implications as well for the nature of consciousness and ethics and altruism. So by way of background, I've been conducting research on mood-altering drugs for the past 40 years. About 20 years ago, I started a meditation practice that profoundly shifted my worldview and got me very curious about the nature of spiritual experience. I became reacquainted with research conducted mostly in the 1950s and 60s, showing that under some conditions, classic hallucinogens like psilocybin could occasion mystical experiences that look very much like those that occur naturally and that have been reported by mystics throughout the ages. I became interested in psilocybin. Psilocybin is the principal psychoactive component of the psilocybe genus of mushroom. Psilocybin in the form of these mushrooms have been used for hundreds, possibly thousands of years within various cultures for healing and spiritual purposes. Well, while I was interested in studying psilocybin, research with this whole class of compounds had been blocked for decades because the risks, which are real, but they're manageable, were thought to totally outweigh the benefits. So it seemed like a long shot at the time, but my colleagues and I sought and ultimately obtained approval to administer psilocybin to healthy volunteers who had never before had an experience with this class of drugs. And as I'll show you, the results were life-changing for many of those participants and turned out to be career-changing for me because psilocybin has become one principal focus of my research program. Il Codice di Hammurabi è una fra le più antiche raccolte di leggi scritte, risalenti al 2000 a.C. circa ed è appartenente alla civiltà babilonese. Il testo è anche considerato una delle opere letterarie più importanti e conosciute dell'antica Mesopotamia, nonché un'importante fonte riguardante i sistemi legali dell'antichità che si diffuse in ogni dove. Le prime leggi scritte vennero scritte sul Codice di Hammurabi, stele che tuttora è conservata nel Museo del Louvre. La formulazione risale al regno di Hammurabi, sesto re della prima dinastia di Babilonia, e pensate, cari signori, che si narra che il re Hammurabi, dopo essere entrato in una trance, canalizzò l'intero codice di Hammurabi che gli venne dettato da esseri superiori. Parliamo delle prime leggi scritte, chiaro? Pensate l'importanza che ebbero a suo tempo, ecco. E se il nostro cervello fosse soggetto a energie di cui non conosciamo ancora l'esistenza? Questa
Da artisti, filosofi, faraoni e quant'altro è una costante che ritroviamo innumerevoli volte nel corso della storia. Lo sciamano che riesce in qualche modo a mettersi in contatto con gli esseri celesti, la mediazione che fa una preghiera fra questo mondo e l'altro, le transi indotte, gli antichi sacerdoti che tramandarono insegnamenti esoterici che ormai sono andati perduti. E se il nostro cervello fosse capace di interagire con altre energie cosmiche? Una volta ampliato il concetto di fisica newtoniana e arrivati al concetto di fisica quantistica, abbiamo scoperto che oltre agli atomi esistevano anche le particelle subatomiche, ok? Un atomo è composto da elettroni, protoni e neutroni. E sapete queste particelle subatomiche a loro volta da cosa sono composte? Sono composte da griglie energetiche. Questo, caro internauta, significa che la materia solida non esiste e che gli esseri umani sono fatti di pura energia. E che dunque, visto che due campi energetici possono interagire, tu interagisci con i campi energetici della Terra e dell'universo che fluiscono letteralmente fra i tuoi atomi. Questo apre innumerevoli porte a quella che fino a poco tempo fa veniva chiamata metafisica e ancora oggi determinate sostanze vengono studiate come stimolanti di determinate parti del cervello, capaci di innescare un click out della coscienza che raggiunge veri e propri stati alterati. Dagli studi sulla psilocibina, sostanza psicoattiva contenuta nei funghi magici che viene tuttora studiata e testata sugli esseri umani dalla Johns Hopkins University all'interno del loro programma chiamato, non per nulla, Psychedelic Research and Psilocybin Therapy, a veri e propri programmi militari che parlano delle funzionalità nascoste del nostro cervello, come il progetto Gateway, direttamente dall'archivio ufficiale della CIA, sito.gov, sito governativo, fascicolo che portai qualche anno fa per la prima volta in Italia agli occhi dell'opinione pubblica, in cui si parlava di come il nostro cervello, determinate capacità correlate al contatto medianico, non solo esistano, non solo siamo venuti a sapere che venivano studiate dall'intelligence come il remote viewing, eccetera, ma che inoltre ci veniva spiegato in che modo funzionasse la scienza dietro di essi e in che modo stimolare determinate capacità. Frequenze, meditazione trascendentale, kundalini, biofeedback e quant'altro. Studi indotti da un distaccamento di intelligence dell'esercito e firmati dal tenente colonnello Wayne McDonnell. Ne sa qualcosa sia l'ambiente accademico sia quello militare e di intelligence e oggi, cari signori, parleremo della molecola dello spirito a cui sono state attribuite proprietà sciamaniche nel corso della storia e utilizzata da tutta una serie di popolazioni indigene che si dicevano in perenne contatto con gli dei. Un certo numero di psichedelici tradizionali, come l'ayahuasca, che difatti contiene DMT, hanno tutta una lunghissima e vasta storia di uso spirituale, sciamanico e tradizionale da parte delle popolazioni indigene in varie regioni del mondo, in particolare in America Latina. Diversi paesi o religioni sono stati associati all'uso tradizionale o spirituale di particolari sostanze psichedeliche, come l'uso antico della psilocibina o dell'ayahuasca da parte di popoli nativi che per millenni, attenzione, millenni, hanno utilizzato questa bevanda per la guarigione spirituale e fisica, nonché per le feste religiose. Sebbene le persone di cultura occidentale tendessero nel corso della storia a usare sostanze psichedeliche per ragioni psicoterapeutiche o ricreative, la maggior parte delle culture indigene, in particolare in Sud America, apparentemente tendevano a usare sostanze psichedeliche per ragioni più sovrannaturali, come la divinazione. Questo può spesso essere correlato anche alla guarigione o alla salute, ma tipicamente venivano usati nel contesto della scoperta di ciò che non va nell'individuo, come l'uso di stati psichedelici per identificare una malattia o la sua causa, localizzare oggetti smarriti e identificare una vittima o addirittura l'autore della stregoneria. Per rendervi la comprensione del video molto più facile, gli antichi utilizzavano gli psichedelici come un mezzo per espandere la propria coscienza.
Facendo questo, secondo loro, riuscivano a curare malattie o stati psichici alterati che loro pensavano fossero derivati da una qualche stregoneria. E a quanto pare al giorno d'oggi lo stesso utilizzo viene fatto anche all'interno di famosissime università che studiano determinati psichedelici per curare stati depressivi molto gravi e altre patologie. A differenza degli antichi, sappiamo che questi stati ovviamente non sono causati da una stregoneria, ma a quanto pare nel corso delle ere l'ambito di utilizzo è lo stesso. Quello che state guardando è un fascicolo ufficiale attualmente presente sul sito ufficiale della CIA e tratta di stati alterati di coscienza derivati dall'utilizzo di DMT. Il documento è stato preparato dall'Università di Edimburgo, che ha condotto uno studio speciale per la CIA che aveva lo scopo di studiare le applicazioni di intelligence di determinate sostanze e spandi coscienza. Nel reparto Stargate dell'archivio della CIA, documenti che citano l'ayahuasca o la DMT ce ne sono parecchi e oggi approfondiamo. La terapia psichedelica, signori, come terapia medica, ebbene, è realtà. Quella che viene chiamata terapia psichedelica assistita si riferisce all'uso proposto di sostanze psichedeliche per trattare i disturbi mentali. A partire dal 2021 le sostanze psichedeliche sono sostanze controllate nella maggior parte dei paesi e anche se la terapia psichedelica non è legalmente disponibile al di fuori degli studi clinici, con alcune eccezioni, ci sono programmi attivi come quello della Johns Hopkins University che hanno condotto una ricerca ad ampio spettro su molti pazienti. La procedura per la terapia psichedelica differisce da quella delle terapie che utilizzano farmaci psichiatrici convenzionali, no? Mentre i farmaci convenzionali vengono solitamente assunti senza supervisione almeno una volta al giorno, nella terapia psichedelica contemporanea, signori, il farmaco viene somministrato in un'unica sessione sotto estrema supervisione medica. L'equipe terapeutica di ricercatori e medici prepara in anticipo il paziente per l'esperienza e, lo aiuta a integrare le intuizioni dell'esperienza con la sostanza in seguito. Dopo a ogni esperienza ci sono varie sedute di psicoterapia che analizzano l'esperienza in sé. Dopo aver ingerito la sostanza, il paziente normalmente indossa mascherine oscuranti per gli occhi e ascolta musica per facilitare la concentrazione sull'esperienza psichedelica, con l'equipe terapeutica che interrompe solo per fornire rassicurazione se si verificano effetti avversi come ansia o disorientamento. Tutto questo ovviamente non è che è fatto a caso, così, in modo ricreativo, perché ricordiamolo che l'assunzione di determinate sostanze in maniera incontrollata può anche risultare fatale, ok? Chiariamo, ma questi esperimenti avvengono sotto stretta supervisione di medici e ricercatori che ti monitorano tutti i parametri vitali e quant'altro. Cioè, te quindi mi stai dicendo che dei medici, dei ricercatori, una delle università più in vista del mondo ha un programma dove somministra la sostanza psicoattiva dei funghi allucinogeni direttamente sui pazienti affetti da disturbi e malattie mentali per curarli e studiare gli effetti clinici sugli esseri umani? Esattamente. Puoi confutare quello che ti sto esponendo direttamente online sul sito ufficiale della Johns Hopkins University. Il Johns Hopkins Center for Psychedelic and Consciousness Research sta aprendo la strada all'esplorazione di trattamenti innovativi che utilizzano la psilocibina. La struttura molecolare della psilocibina, un composto psichedelico presente in natura che si trova nei funghi magici, gli consente di penetrare nel sistema nervoso centrale e gli esperti scientifici e medici stanno appena iniziando a comprendere i suoi effetti sul cervello e sulla mente, nonché il suo potenziale come terapia per le malattie mentali. Sostenuti da un finanziamento di 17 milioni di dollari, i ricercatori si basano su lavori precedenti ed espandono la ricerca sugli psichedelici per la malattia e il benessere. Tendono a sviluppare nuovi trattamenti per una più ampia varietà di disturbi psichiatrici e comportamentali, con l'aspirazione di trattamenti su misura per le esigenze specifiche dell'individuo, con lo scopo di espandere la ricerca sui volontari sani con l'aspirazione finale di aprire nuovi modi per sostenere la prosperità umana. Questo, sarete con me, che fa sorgere molte domande, ok? Qual è, quindi, l'opinione della scienza in merito a queste sostanze?
Una signora affetta da una grave depressione in una delle interviste pubbliche ha confessato che era molto agitata durante l'esperienza e che mentre vedeva strane figure geometriche ha sentito una voce che diceva: "Stai tranquilla perché non permetterei mai che succeda qualcosa di brutto ad una mia creatura". Mitologia derivante da semplici allucinazioni visivo-uditive, o possiamo tranquillamente dire che le esperienze stesse sono una sorta di finestra su altre dimensioni, magari non fisiche, dell'esistenza dell'universo? Dall'antichità, in cui gli sciamani incoraggiavano il contatto celeste e la divinazione all'interno di culture sciamaniche, dagli studi militari e di intelligence a vere e proprie applicazioni mediche, l'utilizzo di quella che in passato chiamavano la sostanza dello spirito, ha svariate applicazioni e tuttora sono in corso studi per accertarne gli effetti sul cervello. La dimetiltriptamina è la sostanza psicoattiva presente nella famosa ayahuasca, la bevanda psichedelica che preparano molte popolazioni del Sud America da millenni, sostanza che si trova già, naturalmente, nel cervello umano. La DMT ha una rapida insorgenza, effetti intensi e una durata d'azione relativamente breve. Per questi motivi la DMT era conosciuta come il fast trip durante gli anni 60 negli Stati Uniti, poiché un utente qualsiasi poteva accedere a tutta la profondità di un'esperienza psichedelica in un tempo notevolmente inferiore rispetto ad altre sostanze come l'LSD o i funghi allucinogeni. L'uso di questa sostanza è antico di migliaia di anni e attualmente le ricerche sull'uso clinico hanno stabilito che è estremamente utile per il trattamento del morbo di Parkinson in uno studio clinico di fase e per la gestione dell'ischemia cerebrale acuta. Ovviamente, l'uso ricreativo di determinate sostanze è meglio ripeterlo, no? Potrebbe risultare fatale e nessuno ne sta promuovendo alcun tipo di utilizzo. Qui state guardando il sito ufficiale del National Library of Medicine, sito ufficiale del governo degli Stati Uniti, e facendo bibliografia per capire in che modo la sostanza potrebbe risultare utile negli studi clinici, si è scoperto, per quanto riguarda la DMT, che le stesse sostanze sono state ritrovate in un fascio rituale antico di 1000 anni in Sud America. Questo articolo, signori, presenta i risultati delle analisi chimiche dei residui organici trovati in un fagotto rituale di 1000 anni recuperato dall'altopiano delle Ande e dimostra, non solo attraverso la storiografia, ma anche attraverso ritrovamenti archeologici certi, che gli antichi facevano largo uso di sostanze psichedeliche. Gli esseri umani hanno una lunga storia di utilizzo delle risorse naturali, in particolare le piante, per indurre stati di coscienza alterati. L'assorbimento di sostanze derivate dalle piante è stato collegato a sistemi di conoscenza e rituali antichi ed elaborati che permettevano all'individuo di apprendere nozioni che altrimenti non avrebbe mai appreso. Gli antichi reputavano queste sostanze il mezzo per arrivare a qualcosa che, tramite l'esperienza ordinaria, non avrebbero mai raggiunto. C'è un fondo di verità dietro a queste credenze? Ebbene, la medicina attuale, studiando queste sostanze, ha capito che fanno lavorare il cervello in maniera del tutto non convenzionale ed è per questo motivo che le stesse sostanze vengono impiegate all'interno di studi clinici, addirittura su pazienti umani che sono stati curati da patologie psichiatriche anche importanti. Mentre le prove archeologiche del consumo di sostanze psicotrope come l'alcol o la caffeina risalgono a migliaia di anni fa, le prove dell'uso di sostanze psichedeliche invece sono ancora più antiche. Nel corso di diversi millenni, varie specie autoctone del Sud America sono state utilizzate per la loro proprietà curativa o psicoattiva. L'analisi chimica dei reperti archeologici tuttora offre l'opportunità di studiare l'uso di piante psicoattive nel passato e di comprenderne meglio gli antichi sistemi di conoscenza botanica. Facendo questo, cari signori, è possibile analizzare nel dettaglio le determinate usanze e credenze religiose ancestrali dei nostri antenati. E pensate che determinati ritrovamenti archeologici fanno risalire alcune pratiche sciamaniche che usavano sostanze psichedeliche addirittura a 30.000 anni fa.
Come concetto analitico, gli antropologi definiscono gli sciamani come praticanti religiosi che interagiscono direttamente con il mondo degli spiriti per aiutare la loro gente, spesso aiutati da psichedelici. E il tutto è sempre rimasto però nell'ambito della metafisica, della mitologia e della pseudoscienza. Ma se, visto che siamo a tutti gli effetti energia, nuove scienze come la fisica quantistica riuscissero a stabilire che in effetti gli antichi avevano ragione, ancora oggi quelli che vengono chiamati curanderos in Sud America aiutano i viandanti con veri e propri rituali antichissimi tramandati di generazione in generazione che includono l'utilizzo di psichedelici. E negli ultimi 20 anni la comunità scientifica si è drasticamente avvicinata alla scoperta medica di quella che possiamo a tutti gli effetti definire come un'espansione della coscienza. Le pratiche sciamaniche si trovano nei gruppi indigeni di tutto il mondo, dall'Australia all'Artico. Il nucleo di queste pratiche sono gli stati alterati di coscienza, durante i quali lo sciamano o, insomma, il curatore è in grado di percepire o interagire con il mondo degli spiriti. Tuttavia, signori, i rituali utilizzati per iniziare questi stati variano notevolmente, dagli australiani che entrano nel loro spettro di coscienza agli sciamani siberiani che tamburellano negli stati di trance. Ci sono molti scopi per questi stati, ma la maggior parte di essi hanno in comune la porta per gli spiriti e le divinità che aiutano a curare i malati, portare la pioggia, trovare oggetti perduti o comunque aiutare le persone dal punto di vista medico, fisico, emotivo e spirituale. La scienza moderna ci dice il modo esatto in cui questo avviene, studiando il modo in cui queste sostanze agiscono sul cervello degli esseri umani, aiutandoci così a capire che gli antichi avevano una conoscenza relativa a queste cose che faceva qualcosa di assolutamente incredibile. Già al tempo facevano collidere il mondo della scienza con lo spiritismo religioso. Un fondo di verità quindi in merito ai viaggi che si facevano gli antichi c'è assolutamente, perché oggigiorno la scienza stessa ti spiega che queste sostanze ampliano la coscienza e portano a stati alterati che normalmente non raggiungeresti. Un fondo di verità, signori, c'è perché ancora oggi non abbiamo finito di studiare due cose, il cervello umano e l'universo, e vi assicuro che le due ricerche vanno di pari passo. Per oggi, cari signori, è tutto. Se il video ti è piaciuto e vuoi vedere altri contenuti di questo tipo sul canale, fammelo capire con un semplice like. E se sei nuovo e ti interessi ai temi che affronto, se vuoi supportare questo canale YouTube, iscriviti che è gratis e non ti costa nulla. Io vi ringrazio come sempre per essere stati con me e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!